L'ansia sociale è una problematica che colpisce numerose persone ed è più comune di quanto si pensi. Ti ho parlato in un video precedente di quali segnali devi notare per poter comprendere se anche tu, come molti, ne sei affetto. Ciao, sono Patrizia Pietropaolo e oggi ti darò 12 semplici consigli che potranno aiutarti a superare questo problema. Dunque, vediamo insieme cosa puoi fare e quali tecniche puoi mettere in pratica se hai il sospetto di essere affetto da ansia sociale. Innanzitutto, ammetti di avere ansia sociale. Accettarlo è il primo passo per risolvere il tuo problema. Tieni poi un diario della tua ansia. Cosa pensi e come ti comporti quando sei in situazioni di tipo sociale? Scrivi per esempio cosa provi quando sei ad una festa, ad una riunione di lavoro o in altre situazioni simili. Non evitare poi totalmente le situazioni che ti mettono ansia. La fuga e l'isolamento non costituiscono una vera soluzione, producono infatti solo un sollievo temporaneo, perché semplicemente stai evitando ma non stai risolvendo nulla. Devi invece metterti in gioco. Piuttosto che affrontare poi la situazione che temi tutta in una volta, affrontala a piccoli passi, in momenti diversi. Queste piccole esperienze singolarmente saranno più facilmente superabili e quindi controllabili, così che via via riuscirai a far fronte alla situazione che temi. Poniti poi un obiettivo che sia ovviamente realizzabile ed adeguato alla tua problematica. Poi scrivilo in modo da averlo ben chiaro, visualizza la situazione mentalmente e cerca di raggiungere questo obiettivo. Impara poi ed applica degli esercizi di respirazione, ne trovi anche alcuni nella descrizione di questo video. La respirazione controllata aiuta infatti il rilassamento riducendo l'ansia. Stai parlando poi per esempio con delle persone e la tua mente divaga pensando al peggio, magari che intimamente queste persone ti stiano criticando o deridendo per esempio. Poni allora tutta la tua attenzione a quello che stanno effettivamente dicendo e non a quello che tu presumi che stiano pensando. Congratulati poi con te stesso per le cose che riesci a fare, invece di denigrarti per quelle che non ti riescono bene. Anche un piccolo passo avanti deve renderti contento. Idem poi se hai raggiunto un obiettivo, che magari può sembrarti anche piccolo. Qualunque esso sia, invece, premiati con qualcosa che ti faccia veramente piacere, perché tu te lo meriti. Ricorda anche che lo stare da soli può essere positivo e non colpevolizzarti se ti va di passare un po' di tempo così. L'importante però è che lo stare da soli non abbia alla base la paura. Stare da soli infatti va bene se è una scelta, un momento in cui ritrovi te stesso o diventa anche un'occasione quindi per riflettere. Non deve invece essere un modo per fuggire dalla realtà e dalle tue paure. Impara a dire sì e a non rinunciare ad un'occasione sociale, ma impara anche, se è il caso, a dire no. Non devi certo fare tutto quello che gli altri desiderano che tu faccia, ma neanche fuggire in continuazione. È importante imparare a distinguere quello che giustamente non ti va di fare da quello che invece hai paura di fare. E sii consapevole del fatto che non sei perfetto e che alla fine nessuno lo è. L'ansia sociale può andare di pari passo, infatti con il perfezionismo. Accetta quindi la tua possibile imperfezione e quel minimo di rischio che l'essere imperfetti comporta. Infine, per concludere, ricorda che se decidi di cambiare devi farlo solo per te stesso, non per gli altri, e che volendo puoi implementare le tue abilità sociali. Ma di queste e di come rendere migliori e più efficienti queste qualità parleremo in un prossimo video. Ciao, a presto!